Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale AI Caterpie. È finalmente uscita lo Stander e sono strafelice di mostrarvi il video con il primo mazzo che ho composto. Il mazzo è Executor e assolutamente devo dire che la sa lunga. Il collo, il lunga, avete capito? Vabbè, lasciamo perdere. Sigla! Ottimo, ecco a voi questa bellezza. Il mazzo non può che rientrare all'interno della categoria Crazy, perché qualunque mazzo che giochi 12 energie, di cui 7 tipi diversi, per forza di cose deve rientrare nella categoria Crazy. Ma questo più di qualunque altro sono assolutamente certo possa avere qualcosa di competitività che i più magari non si aspettano. Andiamo ad analizzare bene soprattutto il principale protagonista di questo mazzo. Il Pokémon su cui andrà a vertere il tutto è Alolan Executor. Tropical Shake. Questo attacco fa 20 danni per ogni tipo diverso di energia nella nostra pia degli scarti. Non possiamo aggiungere più di 100 danni in questo modo. Ecco spiegato il perché di tutte queste energie di tipo diverso. Perché andiamo a fare due conti. 20 danni li fa lui di base, più 20, 40, 60, 80, 100 e una delle due, qualora ce andasse nei premi, sono i 120 che ci servono per attaccare. Sommiamo anche le erba, però le erba preferisco sempre averle assegnate a lui piuttosto che negli scarti. Dato che 120 di per sé non è un danno che reputo sufficiente in questo formato, ho deciso di aggiungergli come partner il Lurantis Promo. Questo Lurantis Promo ha come abilità quella di far fare 20 danni in più dagli attacchi dei tuoi Pokémon erba o fuoco. Questo significa che ne ho gioco addirittura 3, per cui il nostro Executor con un'energia erba arriverà a fare addirittura fino a 190 danni, con la choice ovviamente. Perché lo sto proponendo adesso e non prima? Sono arrivate sostanzialmente tre carte che rendono questo mazzo molto più appetibile di quanto non lo fosse prima. La prima tra tutti è assolutamente questo Shackle. È davvero interessante, lo vedrete spessissimo, non soltanto in questo mazzo, ma perché sono tanti mazzi che possono sfruttare questa abilità. E la sua abilità dice: quando entra in campo dalla mano, possiamo guardare nel mazzo e scartare tre energie base che troviamo. Noi scarteremo tre tipi diversi ovviamente, ed è la combo perfetto con l'Executor. L'attacco anche non è niente male, perché assegna due energie base dalla tua pila degli scarti ai tuoi Pokémon come vuoi. Questo lo rende non tanto interessante in questo mazzo quanto più in altri, ma è un interessante touch contro un eventuale Shackle GX che potremo trovarci contro, perché in questo modo noi possiamo andare a caricare 3 energie all'Executor e attaccare tranquillamente per il KO. Le altre due carte che sono particolarmente utili in questo mazzo, ma le vedremo in tantissimi altri, sono la Netball. È appena uscita, è una nuova ball e dice: cerca nel tuo mazzo un Pokémon base erba o un'energia erba. In questo mazzo, così come in tantissimi altri erba, ci sta assolutamente benissimo e ci va a prendere il primo turno i base che ci servono o l'energia più avanti per attaccare con l'Executor. Un'altra novità che per quelli di voi che hanno seguito la classifica che ho fatto di top 20 di Lost Thunder ho scelto di mettere al primo posto è questo Professor Elm Lecture. Cerca nel tuo mazzo 3 Pokémon, fino a 3 Pokémon, con 60 di vita o meno. In questo mazzo i nostri Pokémon base, Execute, Fomantis e Shackle hanno tutti e tre meno di 60 di vita, per cui è la carta perfetta per il setup. Andiamo a vedere che cos'altro c'è di nuovo rispetto ad altri mazzi. Energy Recycle System. Scegli è una di quelle carte che ti dà due opzioni di scelta. O prendi una carta energia da piedi scarti e te la metti in mano, o ne rimischi 3 nel mazzo. Perché ho scelto questa piuttosto che altre? Perché questo duplice effetto a volte può essere utile. Sia andare a prendere la singola energia per attaccare di Executor, sia andarne a recuperare 3 qualora fossimo contro un mazzo che punta allo scartare di energia. Quindi molto interessante. La linea supporter, come sempre, non sono uscite tante carte interessanti sotto quel punto di vista nel nuovo set, per cui Cynthia, Guzma e Lily restano ancora i nostri pali fermi. Di
palle oltre alla netball c'è assolutamente la Ultra Ball, che è perfetta in questo mazzo perché ci permette di scartare anche le eventuali energie di tipo diverso che abbiamo nel mazzo. Choice Band per fare i 30 danni in più agli XGX, Shrine of Punishment per andare ad aggiustare altri tanti danni su XGX, Rescue Stretcher per recuperare il tutto, oramai queste le conosciamo. Una cosa che invece non conosciamo perché è appena uscita è questa Life Forest Prisma. Ebbene sì, è una stadio ed è Prisma. Nell'ultima serie uscita ci sono ben 3 stadio di questo tipo, una erba, una fuoco e una elettro, e sono molto particolari perché ovviamente sono Prisma, nel momento in cui vanno scartate vengono rimosse dal gioco, ne possiamo avere soltanto una. Per forza di cose il loro effetto deve essere commisurato a quello che vai a perdere nel momento in cui vanno scartate. In particolare tutte e 3 le stadio hanno questa postilla sotto. Quando un giocatore gioca un addestramento o una supporter, previeni tutti gli effetti fatto a questa carta. Cosa significa? Significa che se noi abbiamo questa stadio in gioco, Field Blower non la può scartare e il nuovo Faba non ce la può rimuovere dal gioco. L'unico modo che il mio avversario ha per togliere questa stadio è giocare a sua volta un'altra stadio. E questa in particolare dice: una volta per turno ogni giocatore può curare di 60 danni un Pokémon erba e rimuovere tutte le speciali condizioni lo assegnate. Mi sono trovato a giocare contro mazzi che non avevano stadio, o che in particolari situazioni giocare questa stadio, oltre che counterare quella del mio avversario, mi faceva resistere un turno in più Executor e guadagnare di fatto un premio che mi serviva per vincere la partita. Come in tutte le liste che faccio, soprattutto questa che è l'inizio, l'assetto è appena uscito e abbiamo ancora a testare tutto benissimo, questa linea 3-3 Lurantis potrebbe essere troppo pesante. Se ne potrebbero togliere almeno un 1-1 per far posto a 2 Kukui, 2 Acerola o davvero tantissime altre. Ma per il momento preferisco andarla a giocare quanto più tranquilla, solida e semplice possibile e cercare di sfruttare appieno tutto quello che è il suo potenziale. Penso di avervi spiegato il tutto. Andiamo a vedere questo Crazy Deck come funziona. Bene, allora sono davvero tantissimi mazzi che non vedo l'ora di provare. Ho scelto di iniziare con questo Crazy Deck perché era da un po' che sentivo il bisogno di tirar fuori questo Executor. Vediamo come va. Dunque, inizio di Fomantis. Ho una bella Ultra Ball in mano, Cinzia. Ok, sono contro Magneton Solgaleo, penso. Ultra Ball. Scarto 2. Vado a prendere Shackle. Shackle, potere, sì. E faccio fuori altre 3. Dopodiché Cinzia. Andiamo a cercare qualche Pokémon base. Ok, uno è arrivato. Metto giù anche il secondo Shackle. Sì, mi libero delle energie che avanzano. Dopodiché energia all'Execute e chiudo così. Primo turno e ho già 1, 2, 3, 4, 5, 6 energie nella pietra degli scarti. Non male per iniziare. Guarda, il mio avversario non ha assolutamente nulla. Che ti devo dire, tesoro mio bello? Mi spiace. Zero carte in mano. Però la chiudo qua. Vabbè. Facciamo finta che questa non l'abbiamo vista. Comunque vi ho dato prova che il primo turno siamo riusciti a scartare 6 energie. Quindi abbiamo tirato fuori 170 danni al turno 1. Non male. Andiamo adesso a vedere come se la cava contro. Bella, il gioco della moneta ha vinto. Molto bene, molto bene. Allora, ho il Pokémon base, ho l'energia, ho una Lily da 8. Iniziamo bene.
metto attivo le Execute. Gli assegnerò probabilmente anche l'energia e la Choice Band. Sì, gli scarto assegno l'energia perché spero che il mio avversario me la scarti. Sono 20 danni in più che ho modo di fare. Wow, abbiamo pescato qualche Lurantis. Shackle. Sì. 1, 2, 3. Voilà. Ora, se il mio avversario mi scarta questa bella energia, noi abbiamo 2, 4, 6, 8, 100 danni. Alti 2 e non è male. Non è male affatto. Ok, un bel Buzzwole. Slugma. Allora, è importante per me arrivare a mettere giù almeno un Lurantis, perché sono quei 20 danni in più che mi servono per fare KO il Buzzwole. Buzzwole che comunque mi fa 120, 140 col Diancie. Mi servirebbe o il Kukui o una Beast per riuscire a farmi il KO. Per cui noi non abbiamo avuto di certo la miglior Lily del mondo con questo triplo Lurantis in mano, però chissà che magari peschiamo un bel Helm e ci risolviamo la partita così. Vabbè, metto in campo la Shrine. Energia allo Shackle. E vado a prendermi il KO. Rescue Stretcher. Vabbè, dubbia utilità. Dunque, Ultra Ball fuori 2. Allora, questa versione di Shrine che sta giocando il mio avversario è una versione che anche nell'ultimo torneo di Lille appena trascorso è stata vista parecchio, senza però riuscire a tirar fuori risultati interessanti, perché oggettivamente è un mazzo che è stato tanto preso di mira. Cui l'avversario non ha fatto supporter questo turno. Vediamo un po'. Dunque, Ultra Ball. Scarto il doppio Lurantis e vado a prendere un Execute. Quello che voglio fare adesso è il KO in 2 colpi al Buzzwole, prendere il KO e sperare di riuscire a ridarlo subito dopo. Executor ha 160 di vita, sono davvero tanti. Soprattutto per un fase 1 che in questo momento ha la possibilità di fare tanti danni. Nonostante io abbia scelto di giocare gli Helm, non me la sono comunque sentita di mettere nel mazzo carte come Lele o altro. Non volevo regalare nulla al mio avversario. Allora, Tropical Shake. Prendo il KO, ma vado a 4 premi, per cui mi aspetto che il Buzzwole avversario mi dia sicuramente il KO. Poi il mio avversario non ha nulla, noi purtroppo nemmeno. Abbiamo fatto una Lily da 8 che tra i Lurantis mi ha proprio seccato le gambe. Allora, mi aspetto sicuramente che lui esca il Buzzwole a fare il KO. Dopodiché noi faremo Guzma KO su Slugma. E a quel punto vediamo se il mio avversario ha modo di tirarmi giù un Executor pulito, anche se non penso. Oh, questa è un'ottima mossa. Ottima mossa, ottima ma davvero. Si assicura in questo modo il KO. Oh.
Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, mica tanto. Sì, 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 sì. Perdo il mio KO, però mi vado a settare, che penso che tra le due cose sia sicuramente quella scelta migliore. 1, 2 e 3 finalmente in panchina. Ritiro, mando avanti Executor. 2, 4, 6, 8, 10. Me ne è mancata una, mi è mancata un'energia. Però di per sé va bene, lui adesso, una volta fatto KO questo Executor, noi abbiamo soltanto due item negli scarti, per cui non so se gioca Garbodor o meno, ma comunque non mi aspetto che mi faccia più nulla, sinceramente. No, perché penso che questo assurdo Crazy Deck possa avere senso? Perché di per sé ha le potenzialità per dare fastidio a quasi tutti i mazzi che ci sono in formato. Perché soprattutto con il boost di Lurantis, avere un 160 di vita che può arrivare a fare 190, Shrine esclusa, è davvero interessante. La nuova Netball e l'Helm ti danno un'interessante consistenza, qualora ovviamente tu con il Lily all'inizio non vai a prendere tutti i Lurantis che hai nel mazzo. Sono fermamente convinto che 3-3 Lurantis sia troppo, però preferisco farvi vedere quello che può essere un mazzo lineare e semplice e lasciare che poi di volta in volta scegliate voi quali possono essere le cose migliori per andarlo a modificare. Dunque, mio avversario ha finalmente tirato fuori un Macargo. In realtà non cambia molto. Se comunque una volta tirato giù un Buzzle, tutti gli altri vanno giù allo stesso modo. Ok, allora lui sceglie di uscire con un Buzzle pulito, nella speranza ovviamente di non essere messo KO. Noi però già adesso abbiamo fatto 120 danni, per cui abbiamo il Lurantis. Questo con energia non mi fa paura, quello con 3, 8, 10, 12. In realtà neanche troppo quello, però tra i due preferisco sicuramente andare a prendere quello in panchina piuttosto che l'altro. Dunque, evolve Lurantis. Rescue Stretcher. Mi serve l'Executor, altrimenti non attacco. Sì. Vado a prendere il Buzzwole dietro con due energie. Ok. Abbiamo i nostri 140 danni, per cui da questo momento chiunque scelga di uscire il mio avversario, noi abbiamo il nostro KO. Allora, Macargo mi aspetta a questo punto un Guzma per andare a prendere a sua volta un KO. Però Guzma o non Guzma, quel mazzo non ha nulla per riuscire a stare dietro a un Executor. 160 sono troppi danni da fare. A meno ovviamente di non giocare Garbodor, però Garbodor è uno di quei Pokémon che è facile da aggirare se te lo aspetti. E oggettivamente qui abbiamo soltanto 4 item negli scarti, per cui era lunga ancora la strada per il KO. Dunque, Smooth Over, abilità di Macargo.
Ah, qualora invece restasse davanti col Macalgo, noi abbiamo il Guzma. Andiamo a prendere un altro Buzzwole, pure con la Bistena già segnata, per cui... Ok, metto una carta in cima, che ha sempre ovviamente la possibilità di andare a prendere o con la Acrobike o con Kukui o con Oranguru. Ok, Guzma ci va a prendere un altro Execute. Va bene. Allora, esco di Shackle, perché così facendo posso assegnargli una buio e andare a ritirare. Non mi serve questo danno perché sono già al massimo, però è una carta in meno che ho tra le scatole. Ok, Lily in realtà al momento per come si è messa la partita non ci serve pescare, i Guzma ci servivano sicuramente di più, ce li abbiamo. Ok, due premi rimasti. Abbiamo due abilità per cui un eventuale Weavile avrebbe potuto darci fastidio forse all'inizio della partita. Soprattutto quello che faceva 60 a tutti. È vero, questi Shackle vanno giù in un colpo ma sono troppo importanti per questo mazzo. Troppo. A maggior ragione per il fatto che li puoi prendere con la Retable. Quindi tra la Netball e la Ultra Ball abbiamo 8 modi di andare a prendere i due Shackle che abbiamo nel mazzo e di dare il via a tutto quello che è poi il motore del mazzo vero e proprio, che è l'Exator. Ok, ancora Smooth Over. Non so ancora bene cosa possa fare il mio avversario a questo punto della partita. Man mano che arriverete a provare questo mazzo, cosa che spero ovviamente facciate, che spero troviate il modo di modificare al meglio, renderete conto che può essere giocato in vari modi. Io ho scelto la versione più aggressiva possibile, una versione che prevede il Lurantis per aumentare i danni, una versione che prevede le Choice Band, una versione che prevede le Shrine. Nulla assolutamente vi vieta di preferirgli una versione che gioca difensivo, quindi Acerola, le dumbbells per far arrivare questo Executor a 200 di vita. Ci sono davvero davvero tanti modi di giocare questo mazzo e penso che sia una delle cose che lo rende particolarmente interessante. Tropical Shake, KO Oranguru, andiamo a un premio. Abbiamo due Guzza in mano, per cui anche qualora il mio avversario chiamasse davanti l'Urantis per stallare, abbiamo il Guzma per andare a prendere la panchina. E siamo a posto. Questi helmet sono una delle carte che vedrete giocare più di tutti adesso, perché tutti quei mazzi che giocavano con fase 1 e fase 2 ora possono permettersi qualcosa che in qualche modo va a sostituire la vecchia Brigitte, di cui tutti ovviamente sentiamo la mancanza. Però sotto alcuni punti di vista questo è meglio di Brigitte, perché Brigitte li metteva in panchina, questo invece te li fa mettere in mano. E in questo mazzo in particolare, così come in tanti altri, abbiamo modo di usare i poteri che sta attivando alla mano come quello di Shackle, in cui molto molto interessante. Mi spiace Orghe, oggettivamente non si poteva fare molto contro questo Crazy, per cui molto bene, vittoria portata a casa. Bene, partita finita, in realtà partita e mezza finita, contando che la prima è andata straordinariamente veloce. Il mazzo è andato abbastanza a rilento, è vero, però una volta che si è riuscito ad arrivare a quell'Executor con le energie negli scarti, e le energie negli scarti grazie allo Shackle ci vanno straordinariamente veloce, la partita è tutta in discesa, perché è un 160 che mena 190 danni, sono davvero davvero
difficile da tirare giù. Come ho già detto, io ho scelto la versione più aggressiva, potete scegliere la versione più consistente, la versione più difensiva, avete soltanto l'imbarazzo della scelta perché questa enorme palma si presta un po' a qualunque tipo di modifica del mazzo. Spero che questo crazy deck vi sia piaciuto ragazzi, se è così mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi appuntamenti, noi ci vediamo alla prossima.